Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi faccio una panoramica per quanto riguarda un exchange con sede a Singapore che è chiamato MCX Matcha Exchange, ovviamente dopo la sigla. Siamo su MCX Exchange all'indirizzo mcx.com, vi lascerò il link in descrizione se avete voglia di registrarvi e creare un account tramite il mio referral link, altrimenti non c'è nessun problema, andate all'indirizzo mcx.com e registrate un account. Questo video è solo una piccola panoramica, seguirà una playlist dettagliata dove regolarmente poi andrò a farvi una guida per tutte le voci che troviamo, per lo scambio e l'acquisto di criptovalute, il margin trading, ETF, MX DeFi, le pool e tutto quello che possiamo utilizzare all'interno di questo exchange. MCX è un exchange di criptovalute e permette anche lo scambio di criptovalute tramite monete fiat, euro o dollaro. L'exchange si propone sul mercato come un exchange veloce con una protezione avanzata. MXC ha sede a Singapore, paese in cui la normativa del settore è decisamente più avanti rispetto a tanti altri paesi europei e del mondo. È un exchange molto giovane, è stato istituito nell'aprile del 2018 e già nel 2019 ha ottenuto una fetta del mercato globale dello scambio di criptovalute pari al 5%. Dalla sua nascita dal 2018 ha successivamente richiesto le licenze di conformità in 4 paesi, tra cui Estonia, Canada e Stati Uniti. Al momento all'interno dell'exchange non è presente la lingua italiana, ma può essere tradotto in inglese, russo, coreano, portoghese, turco, vietnamita, malese e in hindi. La traduzione in italiano avverrà successivamente, a parte che basta cliccare col tasto destro sul mouse, mettere traduci in italiano e in automatico ci verrà tradotto l'exchange completamente in italiano senza troppe difficoltà. Vi lascerò poi anche in descrizione il link alla pagina delle fee, dove abbiamo il trading fee pari allo 0,2%. I depositi sono gratuiti e le fee variano in base alle fee dei blocchi, ovviamente. Nella pagina sottostante abbiamo l'elenco delle coin e dei token supportati, il nome, il minimo di prelievo e le fee di prelievo che andremo a pagare portando al di fuori di questo exchange queste criptovalute. La fee per il trading dello 0,2% è leggermente superiore a quella del settore, che si sta attestando in questo periodo tra lo 0,10 e lo 0,15% per gli exchange più competitivi. Una volta registrati vi potete registrare tramite l'indirizzo email o tramite il numero di telefono, vi apparirà questa schermata. Subito potrete andare a fare eventualmente la verifica KYC oppure in un secondo momento. Per operare all'interno dell'exchange dovrete però fare la verifica dei documenti. Una volta registrati, una volta fatto approvare i documenti, potrete operare e avviare le conversioni asset to asset oppure fiat to asset. All'interno della sezione Exchange è possibile selezionare 2 modalità differenti, da una parte quella standard e dall'altra quella un pochino più professionale. In alto a destra, vicino al logo, avete la modalità standard e la modalità professionale. La modalità standard è molto simile alla modalità che si usa già su Binance, molto semplice e intuitiva. È possibile anche acquistare, come ho detto prima, criptovalute con la carta di credito o carta di debito. Facciamo una simulazione per quanto riguarda l'acquisto con carta di debito, carta di credito, mettiamo 100. Qua sotto in automatico ci viene scritto che dovremo ricevere 0,03105 bitcoin. Al netto delle fee per un pagamento di 100 euro noi andremo a ricevere 0,0289115 bitcoin. La differenza da questo importo a questo importo sono le fee delle conversioni tramite carte di debito e carta di credito. Un altro metodo di acquisto di criptovalute è il P2P trading. Possiamo acquistare direttamente delle criptovalute scambiandole con degli utenti all'interno dell'exchange. Ovviamente, oltre che a comprare criptovalute da questi utenti, noi possiamo anche andare a vendere le nostre criptovalute sempre nel P2P market. Abbiamo la possibilità ovviamente di operare con tutte queste funzioni dopo che abbiamo effettuato il KYC, margin trading, ETF, derivati,
l'MX DeFi, che è un po' come il launch pool di Binance, dove noi mettiamo in staking delle criptovalute per ottenere una ricompensa nella criptovaluta stessa o in un'altra criptovaluta in caso di launch pool. Vedete, possiamo mettere in stake il token MX per minare GUM, per minare Oxy e via dicendo. Andiamo un attimo sul CoinMarketCap. Il token MX è al rank 320 con una watchlist di 9.776 persone. Hanno oscillazione negativa del 19% nelle ultime 24 ore e un prezzo che si attesta per 84 centesimi di euro. Al momento il rifornimento circolante è di 100 milioni, con un rifornimento totale che sarà di 575 milioni di token. Il token, oltre all'interno dell'exchange ovviamente, si può comprare anche su OB Global. È presente anche una sezione tutorial dove ci sono dei video, ovviamente in lingua inglese, dove possono mostrarvi i funzionamenti delle varie sezioni. Qua a destra potete anche cambiare il colore dell'exchange, potete scaricare l'applicazione per Android e per iOS. Alla voce annunci possiamo andare a vedere che cosa succederà nelle prossime ore, quali saranno le criptovalute e i token che verranno listati. Abbiamo la possibilità di monitorare i nostri ordini, le risorse, ovvero il nostro portafoglio, la storia degli indirizzi, la gestione degli indirizzi e il nostro account. Cliccando sul simbolo del nostro account al centro utenti, noi possiamo andare a verificare il nostro account tramite il KYC. Come potete vedere, con le verifiche noi possiamo passare ai livelli successivi, anche le possibilità di fare trading con degli importi maggiori. Per quanto riguarda la sicurezza del nostro account è veramente di alto livello. Abbiamo, oltre l'email e la password, la parola d'ordine, l'autentificazione a 2 fattori, possiamo associare il nostro telefono e gestire anche il codice anti-phishing. Noi possiamo impostare un codice di 6 cifre e ogni volta che riceveremo un'email da questo exchange dovremo solamente andare a verificare che in basso all'email o in alto ci sia il nostro codice phishing. Quindi tutte le mail arrivate dall'exchange che non presenteranno il nostro codice non sono da prendere in considerazione perché sono delle scam. Per depositare basta andare su Asset, My Asset. Apparirà la schermata se non avete attivato tutte le protezioni che ci avvisa di attivare quelle che mancano. Noi possiamo mettere lo skip per 24 ore. Possiamo depositare, selezioniamo le criptovalute che vogliamo depositare all'interno dell'exchange, la rete ovviamente. Possiamo fare anche il prelievo di stablecoin o di criptovalute. Non è possibile prelevare eventualmente in valuta fiat ancora. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e alla fine di questa panoramica. Creerò una playlist appositamente per questo exchange, come sto facendo per tutti gli exchange che vado ad analizzare, dove vi farò dei piccoli tutorial per qualsiasi funzione inerente a questo scambio di criptovalute. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like per supportare il mio lavoro e qualora ne abbiate voglia e anche bisogno, unitevi alla nostra community Telegram per fare 2 chiacchiere insieme a noi. A domani!